Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della festa di Santa Maria Maddalena. I testi sono dal proprio del giorno della Santa e dal comune delle Sante. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite e applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. La carità divina congiunge Santa Maria Maddalena all'eterno convito nel regno dei beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore il sigillo indelebile dell'amore di Dio. O sorella dei poveri, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via della pace. Guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. Sia lode al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, al Dio Trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parola di bontà. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Sia benedetto Dio per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi. Le tue frecce acute colpiscono a cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli.
tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore il nostro Dio. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Il mio cuore medita sempre la tua parola. Signore, mia roccia e mio Redentore. Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi l'insegnamento all'insegnamento.
Chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà lo faccia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendere a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini e, se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Pagina 1856. Trasformatevi rinnovando la vostra mente Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, rivestite l'uomo nuovo. Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa. Maria Maddalena, venuta al sepolcro e non trovandovi il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via e riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Poi si soggiunge: Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore, anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté vederlo essa sola, che era rimasta per cercarlo, perché la forza dell'opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della verità. Chi persevera sino alla fine sarà salvato. Cercò dunque una prima volta, ma non trovò. Perseverò nel cercare e le fu dato di trovare.
Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero e crescendo raggiungessero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri desideri. Approvato questo ardente amore, chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide, che dice: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio». E la Chiesa dice ancora nel Cantico dei Cantici: «Io sono ferita d'amore». E di nuovo dice: «L'anima mia è venuta meno». Donna, perché piangi? Chi cerchi? Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui che cerca, si infiammi di più nell'amore di lui. Gesù le disse: Maria. Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del sesso, senza essere riconosciuto, la chiama per nome, come se volesse dire: riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco, non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale. Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida Rabbuni, cioè Maestro. Era lui che ella cercava all'esterno ed era ancora lui che la guidava interiormente nella ricerca. Tornando dal sepolcro, Maria Maddalena annunziò ai discepoli: «Ho visto il Signore». Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Piangendo l'amato, vide colui che cercava. Lo vide e l'annunziò ai fratelli. Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. E acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre. Una
nascesti dalla Vergine Madre, per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria e l'assemblea dei santi. Nel giorno dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto condito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel giorno dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro. Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Benedite opere tutte del Signore il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore. Benedite i cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore il Signore. Benedite sole e luna il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite o venti tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore. Benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore. Benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore. Benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove lo hanno posto. Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide 2 angeli vestiti di luce. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e le spade a 2 tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili inceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide 2 angeli vestiti di luce. Alleluia. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio,
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Vai, annunzia ai miei fratelli, il Signore è risorto dai morti. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto il mattino di Pasqua. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. ori al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come
Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto il mattino di Pasqua. Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena che ti cercava ansiosamente. Siamo con ardore per contemplare il tuo volto. Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle pie donne e aiutato dal loro umile servizio. Concedi a noi di seguire la via della carità. Signore Gesù, ascoltato come Maestro divino da Maria e servito da Marta, Rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà. fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere. Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto. Concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Iniziamo la Santa Messa con il canto a pagina 39. Chiesa che nasci dalla croce, dal fianco aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei splasmata, sposa di grazia nella santità. Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, vivificata dall'amore, resa feconda nella carità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena, una donna i cui molti peccati furono perdonati perché amava molto. Che il nostro amore e soprattutto l'amore di Gesù per noi ci concedano il perdono per i nostri molti peccati, rendendoci pronti a celebrare questi santi misteri. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio,
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Sono certo che tutti noi vorremmo aver vissuto l'esperienza che Maria Maddalena ebbe quella prima domenica di Pasqua, quando incontrò il Signore risorto all'ingresso della tomba e lo sentì chiamarla per nome. Esperienza che le cambiò la vita, come lo sarebbe stata per noi. Il grande amore di Maddalena per Gesù la condusse alla tomba quella gloriosa mattina. Nelle parole del Cantico dei Cantici cercava e finalmente ha trovato colui che il suo cuore amava. Consapevole ora che l'amore è più potente della morte, corse via per essere testimone del suo amato Gesù, l'apostola degli apostoli. Relativamente poche persone videro il Signore risorto, ma Lui continua ad essere presente tra noi. San Francesco non era alla tomba di Gesù, ma sentì il Signore chiamarlo per nome: «Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina». Ora lui, motivato dall'amore di Cristo, nel volto compassionevole del crocifisso, abbracciava la sua nuova missione e iniziò a ricostruire le chiese, infine diventando lui un grande apostolo, il fondatore di uno dei più grandi movimenti evangelici nella storia della Chiesa. Forse non abbiamo avuto un'esperienza così potente del Signore risorto come Maria, Maddalena e Francesco. Tuttavia, ognuno di noi è chiamato alla fede pasquale. Il cielo vuole che viviamo nella luce, nella speranza e nella gioia della resurrezione di Gesù. Infatti non è vero che il Signore risorto viene a noi ogni giorno nel dono di sé, nella Eucaristia, lo sposo di nostra anima, abbracciando ciascuno di noi intimamente? Dopo aver trovato Gesù, o forse più precisamente dopo che Lui
aveva trovato loro. Gli ardenti amanti del Signore, Maria Maddalena e Francesco, si donarono completamente a Lui in un amore reciproco. Che la fede apra i nostri cuori a questo ospite divino e che la potenza del suo amore trionfante ci ispiri a donarci a Lui sempre di più, affinché possiamo essere anche noi Suoi testimoni ovunque e chiunque Egli ci mandi. Infatti, Lui chiama ciascuno di noi per nome, precisamente per questo. Lo sentiamo? Ogni vita è preziosa agli occhi di Dio perché è salvata e redenta dal sangue di suo Figlio. Come testimoni della resurrezione di Cristo, preghiamo insieme dicendo: Benedici il tuo popolo, o Padre. Benedice il tuo popolo, o Padre. Con la risurrezione di Cristo hai tramutato in gioia il pianto dell'uomo. Fa che tutto il mondo ascolti la voce del tuo Figlio. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, o Padre. Nel cuore di ognuno hai messo la nostalgia del tuo volto. Sostieni il tuo popolo che ti cerca con cuore sincero. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, o Padre. Hai inviato una donna ad annunciare la buona notizia ai discepoli. Arricchisci la tua Chiesa della sensibilità e della fede di donne sante e generose. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, o Padre. Ci hai dato il pianto e il riso per capire meglio la vita. Resta accanto a chi vive nell'attesa di gustare giorni più belli. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, o Padre. All'alba di ogni giorno rinnovi il mondo. Aiutaci a vedere nel sole che sorge il segno di Cristo, luce del mondo. Preghiamo. Benedice il tuo popolo, o Padre. Padre, con gioia riconoscente ti rendiamo grazie per i tuoi benefici, mentre ci uniamo alla lode perenne che sale a te dalle mense eucaristiche di tutta la terra. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 56. È frutto della terra e del lavoro umano, il pane che ti offriamo, Signore del creato. Benedetto sei tu, o Dio, che ne fai per noi il pane della vita. Benedetto nei secoli il Signore. È frutto della vita e del lavoro umano, il vino che ti offriamo, Signore del creato.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria e gloria del suo nome, per il nostro. Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena. Come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce, e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in uno solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sarò salvato.
Canto a pagina 21. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebebria me, acqua lavatenis Christi lava me. Passio Christi con favor me, o bone Iesu exaudi me, intrava vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, acqua lateris Christi lava me. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unis sempre Santa Maria Maddalena a Cristo, suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 57. E tutta che pia la squilla fede, le note ci invia della vete del cielo. Ave
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno martedì 22 luglio, Santa Maria Maddalena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che gli aveva detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Maria Maddalena è un esempio straordinario di amore autentico e fede incrollabile. All'alba, quando il buio... Lascia stare i sassi. Quando il buio ancora avvolgeva il giardino, Maria si recò al sepolcro. Il suo cuore era spezzato dal dolore, ma il desiderio di stare vicino a Gesù, anche solo al suo corpo, era più forte di qualsiasi paura o stanchezza. L'amore l'aveva condotta fin lì. Quando scopre che la pietra è stata rimossa, non fugge, non si arrende, ma resta lì piangendo. E proprio in questo suo restare, in questa sua perseveranza nell'amore, che accade l'inatteso, incontra il risorto. Non lo riconosce subito, perché l'amore, per essere pieno, ha bisogno della fede che apre gli occhi del cuore. E proprio nel momento in cui Gesù la chiama per nome, Maria lo riconosce. «Rabbuni!» esclama, colma di stupore e di gioia. Questo incontro ci insegna che l'amore vero non si ferma davanti al vuoto o alla perdita. Anzi, è proprio quando tutto sembra finito che l'amore può diventare il ponte verso la fede. Maria Maddalena, rimanendo fedele al suo affetto per Gesù, ha ritrovato la porta della fede aperta. La sua ricerca ostinata, il suo desiderio di non abbandonare quel luogo di dolore, l'hanno condotta alla scoperta della risurrezione. Così è anche per noi. Quando l'amore è sincero e tenace, può trasformarsi in una luce che ci guida oltre il buio della perdita, fino alla scoperta della vita con Gesù, che vince sempre la morte. La fede allora non è un atto di cieca fiducia, ma il frutto di un amore che cerca, che attende, che spera, fino al momento in cui Gesù
chiama il nostro nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo con i commenti, con le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Epi, cavo, eccolo, cosa sai di? Mamma mia, proprio. No. Preghiera a Santa Maria Maddalena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Santa Maria Maddalena, tu che con amore hai seguito il Signore fino alla croce e sei stata la prima a incontrare il Cristo risorto, intercedi per noi. Concedici il tuo spirito di umiltà e devozione, affinché possiamo riconoscere i nostri peccati e cercare il perdono di Dio con cuore sincero. O Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli, guida i nostri passi sulla via della santità e rendici testimoni coraggiosi della risurrezione di Cristo. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. Santa Maria Maddalena, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Santa Maria Maddalena, prega per noi e per il mondo intero. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Medjugorje, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mi
fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace, e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace.
Preghiera a Santa Maria Maddalena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Santa Maria Maddalena, tu che con amore hai seguito il Signore fino alla croce e sei stata la prima a incontrare il Cristo risorto, intercedi per noi. Concedici il tuo spirito di umiltà e devozione, affinché possiamo riconoscere i nostri peccati e cercare il perdono di Dio con cuore sincero. O Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli, guida i nostri passi sulla via della santità e rendici testimoni coraggiosi della risurrezione di Cristo. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. Santa Maria Maddalena, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Santa Maria Maddalena, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ti benedico, Ave Maria, piena di grazia, di questo nuovo giorno, con te. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria.
O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Medjugorje, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Medjugorje, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o
Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. E mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. Tu sei misericordia, amico degli ultimi e poveri, rifugio dei cuori feriti, misericordioso Signore. Le mani trafitte d'amore, tu sei misericordia infinita, fiume che scorre dal tuo cuore, Gesù, nostro Salvatore. Del tuo sguardo ritroviamo speranza, noi ci affidiamo a te. Nelle tue piaghe troviamo pace, misericordioso Signore. In te confida il nostro cuore, tu vieni a spezzare le catene. Dal legno della croce sconfiggi la morte e il peccato, con sangue e acqua ci hai purificato. Misericordioso Signore, tendi la mano a noi peccatori. Cerca chi fugge nel buio, illumini chi non sa
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 22 luglio 2025, memoria di Santa Maria Maddalena. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a fermarci per contemplare una figura davvero straordinaria, Santa Maria Maddalena, la prima testimone del risorto, la prima evangelizzatrice del Vangelo della vita. Santa Maria Maddalena è una donna che ha percorso un cammino di trasformazione profonda, da peccatrice a discepola, da cercatrice inquieta a testimone gioiosa. Le 2 letture che ci vengono proposte oggi dalla liturgia, tratte dal Cantico dei Cantici e dal Vangelo di Giovanni, sono un dialogo tra amore e ricerca, lacrime e rivelazione, assenza e incontro. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal Cantico dei Cantici, vediamo che qui si esprime il desiderio appassionato di chi ama e non si accontenta. È notte, l'anima non trova pace, la donna del cantico si alza, cerca nelle vie, nelle piazze, interroga le sentinelle, finché finalmente trova l'amato. Questa immagine poetica e profonda che ci offre il Cantico dei Cantici ci prepara all'incontro del Vangelo, al cammino della fede. Vedete, quando ci sembra che Dio sia assente, quando ci sentiamo soli, feriti, disorientati, anche noi possiamo riconoscerci in queste parole, perché la fede nasce spesso da una mancanza, da un volto, da una sete, e ci muove a cercare anche nella notte. Fratelli e sorelle, invece nel Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, troviamo questa donna straordinaria, Santa Maria Maddalena, davanti al sepolcro vuoto. Come abbiamo letto, è ancora buio, lei è lì, piange,
perché non sa dove hanno posto il corpo del Signore. Anche lei cerca, come nella prima lettura, l'amato dell'anima sua, ma ora è la mattina del terzo giorno e qualcosa di grande sta per accadere. Carissimi fratelli e sorelle, Maria è una donna che ama profondamente, è rimasta fedele fino alla croce e ora, pur non capendo cosa sia successo, non si arrende. Anche quando tutto sembra finito, lei rimane lì, fedele al suo dolore, fedele al suo amore. Ed è proprio in quel momento buio che accade la luce, si accende questa luce. 2 angeli le parlano, ma lei ancora non comprende. Poi si volta, vede un uomo, non lo riconosce, pensa che sia il giardiniere, ma poi una sola parola cambia tutto: Maria. Carissimi fratelli e sorelle, qui Gesù pronuncia il nome di Maria, la chiama e in quell'istante Maria lo riconosce e dice Rabbunì, Maestro. Questa è una scena davvero potente, profondamente umana. L'incontro con il risorto non avviene attraverso teorie oppure apparizioni spettacolari, ma in una relazione personale, viva, vera. Per questo Maria viene chiamata per nome, come ciascuno di noi viene chiamato per nome da Gesù. Vedete, fratelli e sorelle, in questa lettura del Vangelo di oggi, che è straordinaria, vediamo che Maria corre ad annunciare ai discepoli e dice questo: ho visto il Signore. Qui, fratelli e sorelle, è interessante notare come Maria non porta un discorso, non un dogma, ma una testimonianza personale. Questo è l'annuncio più semplice e più potente che tutti noi possiamo dare. Ho visto Gesù vivo, l'ho visto nell'Eucaristia, l'ho visto nella grazia. E come lei, Santa Maria Maddalena, prima apostola della risurrezione, possiamo diventare tutti apostoli dell'amore. Carissimi fratelli e sorelle, il defunto Papa Francesco ha voluto che la memoria liturgica di Santa Maria Maddalena fosse elevata a festa come quella degli Apostoli, perché è lei la prima testimone del Vangelo, lei è la prima inviata, lei è la prima discepola autentica. Vedete, in un tempo in cui la voce delle donne nella Chiesa va ancora pienamente valorizzata, Santa Maria Maddalena ci mostra che la santità non è questione di ruolo, ma questione di amore. Lei è una donna che ha pianto, che ha cercato, che ha incontrato, che ha annunciato, ed è proprio questo il cuore del discepolato cristiano. Tutti noi, fratelli e sorelle, possiamo ritrovarci nel cammino di Maria Maddalena, quando piangiamo un'assenza, una perdita, una crisi, quando cerchiamo Dio ma non lo troviamo, quando tutto sembra finito. Ma se come Maria Maddalena non scappiamo e restiamo, se non ci chiudiamo nel nostro cuore, allora è proprio lì che il Signore ci viene incontro e spesso ci parla proprio come ha fatto con Santa Maria Maddalena, chiamandoci per nome. Allora, fratelli e sorelle, anche noi possiamo diventare testimoni del risorto, non perché abbiamo risposte a tutto, ma perché abbiamo fatto esperienza di Lui, perché anche noi sappiamo dire proprio come Maria: l'ho incontrato, era vivo, mi ha parlato e io non sono più la stessa persona. Carissimi fratelli e sorelle, Maria Maddalena ci insegna 3 cose davvero importanti per la nostra vita di fede. Cercare con un cuore sincero anche nel buio, riconoscere Gesù quando ci chiama per nome nei momenti semplici della vita e annunciare con gioia ciò che abbiamo visto,
annunciarlo senza paura. Vedete, fratelli e sorelle, non serve essere perfetti per diventare santi. Serve amare profondamente, come ha fatto proprio Santa Maria Maddalena, con il cuore spezzato ma aperto. Allora anche noi, come lei, potremmo dire al mondo: ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. Convertiti e credi nel Vangelo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 22 luglio 2025, festa di Santa Maria Maddalena. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce, e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce, e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione.
per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Tu sei misericordia, amico degli ultimi e poveri, rifugio dei cuori feriti, misericordioso Signore. Trafitte d'amore, tu sei misericordia infinita, fiume che scorre dal tuo cuore, Gesù, nostro Salvatore. Nel tuo sguardo ritroviamo speranza, noi ci affidiamo a te. Nelle tue piaghe troviamo pace, misericordioso Signore. In te confida il nostro cuore, tu vieni a spezzare le catene. Dal legno della croce sconfiggi la morte e il peccato, con sangue e acqua ci hai purificato. Misericordioso Signore, tendi la mano a noi peccatori. Vieni Signore, Gesù ritorna e abbi misericordia di noi.
pensiero di Padre Pio di oggi. Se ami davvero, prega sempre, perché chi ama non si stanca mai di pregare. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Come penetrare il mistero della sofferenza di Cristo nel Getsemani? Quale abisso di oscurità è sceso nella sua mente, nella sua anima? Ancora più grande ci appare il suo dono. L'unica strada è la preghiera, fidarsi del Padre e consegnarsi a Lui, prima ancora che agli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato allora rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. L'ingiustizia, la prepotenza, la brutalità abita questo mondo e lo compenetra di un mistero buio, come il dolore che pervade l'esistenza degli uomini. Il Figlio di Dio ha preso su di sé questo peso orrendo, senza dir niente, soffrendo e amando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Come può un re apparire tale dietro una simile debolezza? La scena della passione si succedono con il loro carico di orrenda brutalità. Gesù le attraversa tutte con il suo carico di dolore e di amore. È il mistero del Figlio, mistero di libertà e mistero d'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Lungo la via dolorosa, sotto il peso della croce, segno dell'abbandono da parte degli uomini, Gesù prende la croce di sapienza di Dio, segno distintivo del vero discepolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e Sempre. nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'acceso, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo spirò. Gesù muore davvero. Esiste un Dio che lascia morire il proprio figlio appeso ad una croce, come esiste l'infinita disperazione dei vivi che si vedono privare dei loro figli, fratelli, genitori, amici, morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, il Papa, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pietam, o dulcis Virgo Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là, dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esigenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono, di ciò che faccio. Ma cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Madre della Speranza, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù.
sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, martedì 22 luglio. Oggi è la festa di Santa Maria Maddalena e il Vangelo è quello dell'incontro fra Gesù risorto e Maria Maddalena. Maria Maddalena torna al sepolcro e piange, e mentre piange incontra i due angeli e poi vedrà anche il Signore Gesù senza riconoscerlo. Ma sono queste lacrime che fanno la differenza, e cioè ci dicono che Dio lo incontri solo attraverso le lacrime. Non solo perché la vita è fatta di dolore e tante volte ci capita di piangere, forse in quei momenti incontriamo Dio più da vicino come colui che ci è accanto, ma perché queste lacrime dicono un amore infinito. Maddalena sa amare davvero e fino in fondo. Alla nostra fede forse allora mancano queste lacrime, cioè mancano questa affezione del tutto con tutta se stessa, di tutto il proprio cuore. E se noi avessimo questa affezione, riconosceremmo che Gesù risorto ci è vicino, lo sentiremmo che ci parla. E allora Maria Maddalena ci invita ad amare Dio di più, ad amarlo veramente, ad amarlo fino in fondo, con tutto noi stessi. Allora faremo esperienze grandi nella nostra fede. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione di oggi è particolarmente importante perché ci insegna come essere virtuosi. Dobbiamo praticare tutte le virtù, ma praticare le virtù è una grazia che supera le nostre capacità. Dobbiamo ottenere questa grazia con la preghiera, ricorrendo alla mediazione della Vergine Santissima e sapendo che questa fonte di grazia è il preziosissimo sangue di Gesù. Scriveva pertanto San Vincenzo Maria Strambi: nel paradiso terrestre c'erano 4 fiumi che irrigavano tutta la terra. Ora, che mai simboleggiavano questi fiumi se non le piaghe sacratissime di Gesù, dalle quali, come da vive sorgenti, derivano tutte le grazie che infiammano le anime? Così vide nelle sue mirabili estasi Santa Geltrude. Vedeva che dalle piaghe santissime di Gesù scorreva come fiume il sangue divino, dal quale era fecondato il campo della Santa Chiesa. Ne deriva che tutte le virtù che adornano le anime hanno splendore e vivezza da questo sangue adorabile per essere meritorie di vita eterna. Come, infatti, potrebbe l'anima meritare se Gesù non avesse sparso il suo sangue? Come formare un buon pensiero? Come invocare il nome santissimo di Gesù? Come osservare la santa legge divina se non ci fosse questo sangue che vivifica e anima tutto il nostro bene? Le nostre preghiere non ascenderebbero al cielo, le nostre penitenze non sarebbero accettate, le nostre opere di misericordia non sarebbero meritorie se non fossero avvalorate da questo sangue di propiziazione. Come il sole dà luce con i suoi splendori a tutta la terra
e senza di esso non vi sarebbe che tenebre, così le anime senza questo sangue di luce eterna sarebbero nelle tenebre e nella loro insufficienza di meritare. O efficacia ammirabile di questo preziosissimo sangue! Per conoscere tutto ciò molto meglio, si deve attentamente considerare la debolezza delle forze naturali di ciascun uomo per la pratica delle virtù. Tale debolezza nell'uomo è così grande che non permette che egli possa da sé medesimo nemmeno concepire e desiderare, nonché eseguire virtù alcuna meritoria di vita eterna, senza l'aiuto della grazia. Ora, questa grazia, per operare il bene, come ci viene se non per i meriti di quel sangue sacratissimo che sparse Gesù? Per cui Gesù disse a Santa Teresa: «Ti dono il mio sangue», volendo dire che con questo sangue le donava ogni bene, potendo con questo oro preziosissimo arricchire l'anima sua di ogni virtù. L'umiltà per questo sangue ha il merito di essere esaltata, la pazienza per questo sangue è coronata nel cielo, in virtù di quei patimenti che Gesù soffrì nello spargerlo. La carità per questo sangue risplende e rende l'anima che la possiede simile agli angeli del cielo, in virtù di quell'immacolato agnello che si sacrificò sulla croce. La carità per questo sangue si infiamma e rende l'anima accetta a Dio per quell'amore ardentissimo di Gesù che col sangue volle redimerci. O sangue benedetto, che tesoro sei tu, fa che tutti conoscano il tuo pregio e la tua incomparabile preziosità. Il colloquio fa dire a Gesù le seguenti parole: chi non resta sorpreso, amabilissimo Gesù, dell'immenso tuo amore per cui ci hai arricchito di tante dovizie che ritroviamo nei meriti del tuo preziosissimo sangue? In questo tesoro troviamo ogni virtù. Che sarebbe di me? Che meriti potrei acquistare se non fosse l'efficacia di questo sangue che avvalora la mia anima, mi fortifica e mi fa operare ogni bene? Se ravviso in me qualche bene, che è assai scarso, tutto lo devo ai tuoi meriti. Tu mi hai redento e mi hai santificato con i sacramenti, mi hai dato tante grazie per praticare il bene, e tutto ciò lo riconosco in virtù di quel sangue santissimo che per me hai versato e per me offri ogni giorno, affinché per esso mi salvi. Sangue adorabile del mio Gesù, ti adoro profondamente e vivamente ti invoco. Per te spero di giungere in paradiso. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Lutgarda. La santa una notte sentì una voce che le disse: «A che badi, o negligente? Alzati, questo è tempo di fare penitenza per i peccatori che dormono nel letto delle loro colpe». La santa va allora in chiesa e le si fa incontro Gesù crocifisso, tutto grondante sangue, così ridotto dai peccatori, e abbracciandola se la strinse al cuore, facendole accostare la bocca alla piaga del costato, da cui succhiò un liquore tanto soave che da allora in poi si sentì molto più rinvigorita di prima nel servizio del Signore e nella pratica delle sante virtù. Si seppe poi dalla santa che da quell'ora le restò in bocca una dolcezza più soave del miele. Cari fratelli e sorelle, prima della benedizione facciamo un proposito, il proposito di non scoraggiarci mai di fronte alla difficoltà che incontriamo nel praticare le virtù. Ricorriamo fiduciosi alla preghiera che rende possibile ciò che umanamente è impossibile. Eterno Padre,
Io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Viva là, bella gente, viva là! Oggi facciamo un saltin. In Istria è proverbio istriande oggi del luglio. È questo. Titiga fame? Magna curame. Ciao bella gente!
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai, gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena, come dicono i libri liturgici, la festa dell'amore ardente e appassionato e fedele al Signore risorto. All'inizio di questa Eucaristia disponiamo i nostri cuori a riconoscere la presenza del risorto nella parola che proclamiamo e nei segni del pane e vino consacrati. Disponiamoci anche e soprattutto a chiedere perdono. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci tutti a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio severo della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senz'acqua. Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria,
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. L'anima mia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Prima di incontrare il Signore risorto, i discepoli vivono la sofferenza della tomba vuota. 2 precisazioni cronologiche aprono i racconti della risurrezione: il primo giorno della settimana e quando era ancora buio. Il giorno iniziale, cioè di una nuova settimana, diventerà l'inizio della nuova creazione, quella risorta. Però quanto dolore vediamo anche in Maria Maddalena, che sosta presso il sepolcro, dolore causato dal fatto che hanno portato via il suo Signore e che la tomba è vuota.
Ma Gesù è lì e viene riconosciuto da Maria solo quando la libera da un attaccamento materiale e sensibile. Non mi trattenere è una frase rivelatrice della nuova situazione. Non sei una privilegiata. Se mi vuoi solo per te, mi fai troppo piccolo, mi fai troppo poco. Sono relativo al Padre. Vado al Padre mio e Padre vostro. Io ormai sono totalità che abbraccia tutto, penetra tutto e vivifica tutto. Il mio ha senso solo se unito al nostro, ed ecco la Chiesa. E Maria deve convertirsi, deve cercare un vivo, non un morto, cioè un prolungamento di vita terrena. E solo quando Gesù la chiama per nome avviene questa conversione. Lei lo riconosce e corre a portare questa grande notizia ai suoi discepoli, ai suoi compagni. Anche a noi, fratelli, Gesù agisce così nelle nostre notti spirituali. Gesù tocca il nostro cuore, tocca il nostro intimo e allora lo riconosciamo e ci ama incondizionatamente. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti, accollici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele. E di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre, mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti e lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo il Signore, i cieli e la terra sono pieni di te. Osanna. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna
Chiamo al Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, 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 cantiamo al Signore. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle, ricordi dei defunti delle famiglie Butti e dell'Oro, che sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena, Santa Maddalena Canossa, Santa Giuseppina Bacchita e tutti i santi che nel tempo ti furono graditi. E in Gesù tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Cibo di vita Agnello eterna, di Dio, che ben togli i diventi per peccati mezzo di del ciò mondo, condanna, abbi ma per pietà tua di noi. misericordia si rimedi, Agnello di Dio, difesa che togli i dell'anima e peccati del del corpo. mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonde in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro, il risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
La messa è finita, nel nome del risorto andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Dio, Padre di misericordie, che ci hai donato Santa Giuseppina Bachita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita, prega per noi.
Buongiorno bella gente, benvenuti al meteo di legno ecosostenibile. Base in abete e rametto in betulla, funziona, solo Dio sa come, ma funziona. Prodotto carnico delle montagne carniche del Friuli Venezia Giulia, come vediamo abbiamo pressione in diminuzione, tempo sul variabile, e qua ce l'abbiamo un po' dura perché le nuvole anziché andare a est tornano indietro, capita. Fatto sta che la situazione è questa, questa è la mia grondaia, beh, non c'è problema. Ecco, da qua vediamo le montagne, le Alpi Giulie. Qua abbiamo i fiori, tutto bene, i rorati. Andiamo a cercare il cane, perché il cane anche oggi l'ha fatta le sue, mi ha fregato i biscottini. Ecco. Cagnolino, buongiorno. Cagnolino, buongiorno, saluta, fai ciao. Com'era il novellino che ti sei fregato dal tavolo? Era buon. Fai ciao. E niente, il tempo così. Giovedì ritorna brutto però, brutte robe.